Ciao ragazzi, sono Fabio, pittore italiano, e in questo video vi racconterò la storia del mio dipinto Quando ascoltavamo. Ma prima di tutto, perché l'ho intitolato Quando ascoltavamo? Ho scelto questo titolo perché volevo creare una suggestione che facesse pensare al rapporto dell'uomo con la natura perduto. Credo che una volta, in qualche modo, eravamo molto più capaci di vivere in armonia con la natura e probabilmente anche di ascoltarla. Questo è in assoluto il dipinto più complesso che abbia mai concepito. Intanto perché per la prima volta ho creato un'ambientazione esterna. Di solito tutti gli altri miei dipinti sono molto asciutti e si scorge molto poco che cosa c'è nello sfondo. In questo caso invece avevo immaginato una scena che si svolgesse in un bosco di notte, all'incontro tra un giovane druido ramingo e un albero magico e saggio. Uno dei due protagonisti del mio dipinto è questo giovane druido interpretato dal mio amico Gabriel. Gabriel è una persona speciale. La prima cosa che colpisce di lui è la sua stazza e questo fisico molto prestante. Ho subito pensato che avesse le physique du rôle per interpretare il mio ramingo. Ho deciso di portare qui Gabriel per presentarvelo e farvi parlare da lui in prima persona di questa esperienza matta. Ciao a tutti, io sono Gabriel, sono il druido del quadro e conosco Fabio da ormai 4 anni, quando avevo 15 anni. L'ho conosciuto quando ho iniziato a partecipare ai suoi corsi di pittura. Ricordo che ad esempio durante un suo corso l'ho stupito con un ritratto, l'ho fatto più velocemente del resto del gruppo e in quel momento Fabio mi ha chiesto di iniziare a lavorare con lui, sperimentare, e da lì è nata la nostra amicizia. Un giorno Fabio mi ha chiesto di fare da soggetto un suo dipinto. Conoscendo la mia passione per la storia, i personaggi antichi, l'antichità, il medioevo, ha deciso appunto di mettermi addosso questi vestiti. I vestiti li abbiamo recuperati molto facilmente su internet. Mia sorella si è occupata della conciatura facendomi delle trecce, utilizzando delle perline. Avevo del trucco bianco sulle guance. Fare la foto in studio è stato impegnativo perché dovevo riuscire a tradurre quello che avevo in mente in realtà e quindi mettere Gabriel in studio a suo agio e far sembrare che fosse davvero seduto su una roccia con un bastone magico in mano e che intanto comunicasse con l'albero magico. Per fare questo in studio ho seduto Gabriel sulle gomme della mia macchina, gli abbiamo dato in mano un listello di legno che doveva simulare il bastone magico e abbiamo dovuto chiedergli di sforzarsi di immaginare di star comunicando con questo albero magico. Dovevo far finta di parlare con un albero. Quella lì è stata una tra, diciamo, le sfide più grandi, perché ho dovuto calarmi nel personaggio ma anche esprimere una certa spiritualità nei confronti dell'albero parlante. Per l'albero magico abbiamo dovuto fare un lavoro incredibile. Non si tratta di un solo albero, ma ho composto le radici di un antico castagno che si trova nei boschi vicino a casa mia con il fusto di un castagno secolare che si trova in un comune dell'Alta Valle, sempre qui in Valle d'Aosta. Quindi fondendo due alberi insieme abbiamo creato l'albero e poi in post-produzione ho aggiunto il viso dell'albero per farlo diventare questo strano e magico personaggio protagonista del dipinto. Lo sfondo di questo dipinto è una roccia, non a caso. Fabio ha sempre apprezzato questa roccia. In più io sono un appassionato di montagna. Cosa è più rappresentativo della montagna se non la roccia, la pura roccia? E così abbiamo deciso di inserirla nel dipinto. La roccia dello sfondo è una roccia che conosco da quando ero bambino e a cui in qualche modo mi sento legato, quindi mi è piaciuta un sacco l'idea di inserirla in un mio dipinto. Per me è stato faticoso soprattutto la parte più fotografica sul set. E non ho mai partecipato ad un set fotografico come soggetto, quindi dall'altra parte della fotocamera. È stato davvero una sfida perché ho dovuto, oltre a concepire e creare tutto, mettermi in testa che avrei dovuto passare mesi e mesi chiuso in studio a curare ogni piccolo particolare e quindi credo che mi abbia temprato molto a livello di spirito ma anche di disciplina, perché a mio avviso la pittura è anche questo, si tratta anche di disciplina. L'emozione che ho provato quando ho visto il risultato finale è stata molto, molto strana, devo ammetterlo. E vedersi dipinti è una sensazione davvero particolare. Oggi vedersi dipinti a mano, in questa maniera, con dei pastelli, sapendo che una persona ha fatto tutto questo lavoro per rappresentarti, è davvero una sensazione, credo, più unica che rara. Di questi tempi
credo che non capiti più. Posso solo immaginare quanto sia difficile fare una cosa simile, anche perché tutti i quadri hanno delle dimensioni considerevoli, hanno particolari molto, cioè ci sono moltissimi dettagli molto piccoli, soprattutto in questo dipinto. Spesso mi sento chiedere: ma come hai fatto a fare questo dipinto? Ma com'è possibile fare tutti questi dettagli? Ma come fai? E penso che spesso la risposta sia anche disciplina. Quindi iniziare un lavoro e ogni giorno stare dietro a quel lavoro, dedicarci tanto tempo, dedizione, cura e alla fine dentro quel dipinto ci sei anche tu. Non puoi non trasferire una parte di te in quello che stai facendo, perché è qualcosa che ti coinvolge dall'inizio alla fine totalmente. Quello che voglio dire è che io non ho molti amici e non faccio una vita sociale comune, vivo molto a contatto con la natura, ma passo anche tantissimo tempo da solo, senza entrare nel merito del fatto che questa cosa possa essere giusta o meno. Però io credo che vivere in questo modo per me sia ideale per poter fare quello che faccio. Fare questi dipinti succhia via davvero tanto tempo, tanta fatica, tanta energia, ma è quello che ho deciso che voglio fare e quindi nel farlo io do senso alla mia vita. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Ciao, alla prossima! Vi è piaciuto sto dipinto? Vi è piaciuto? Vero che vi è piaciuto? Ci ho lavorato dei mesi, vi è piaciuto, vero? È bello questo dipinto, vero? È bellissimo, vero? Avete notato la faccia dell'albero, non come Simone che non l'ha notata, vero? Vero? L'avete vista? Sono fatto un E tra l'altro questa è anche la composizione del dipinto, cioè se voi prendete le mani così, allora questo dipinto dovete sapere che ha una composizione circolare, c'è un cerchio e l'ho pensata già apposta perché mi sono fatto un così per farlo, quindi sarà meglio che vi piaccia, che compriate le stampe di questo dipinto e che veniate a vederlo alla mostra e mi date tante pacche sulle spalle dicendo: Fabio, sei stato bravissimo, incredibile, che lavoro hai fatto, no, mio Dio.